Immaginate di svegliarvi tra 30 o 40 anni con il vostro conto pieno di soldi. Tutto questo senza mai aver controllato il mercato in modo ossessivo. Niente stress e niente trading costantemente ogni giorno della vostra vita. Vi sembra impossibile? E invece è proprio quello che il PAC vi può permettere di fare, ovvero il piano di accumulo in ETF. La cosa assurda è che molte poche persone lo utilizzano nel modo corretto. Dunque nel video di oggi vediamo quali sono le giuste metodologie, i giusti passaggi per creare un pack di ETF funzionale, come evitare gli errori più comuni e fare in modo che finalmente i soldi lavorino per voi. E se rimanete fino alla fine vi darò anche qualche consiglio pratico su come riuscire a mettere da parte qualche soldino per riuscire ad investirlo nel piano di accumulo senza andare ad esagerare e riuscire a controllare tutti gli altri costi che fanno parte della vostra vita. Attenzione, in questo video non vi spiegherò cosa sono gli ETF nello specifico. Ho già fatto un video al riguardo, quindi vi consiglio di andarlo a vedere se ve lo siete persi e poi di tornare qui. Abbiamo nominato questo piano di accumulo anche detto PAC, che indica piano di accumulo del capitale, ma vediamo nello specifico cos'è e come funziona. È una strategia che prevede dei versamenti di denaro, di liquidità in maniera mensile, quindi ogni mese un pochino di denaro, ad esempio 100-200 euro, lo mettete all'interno di questo PAC, di questo piano di accumulo. In realtà il piano di accumulo si può fare in diverse tipologie di asset, ma oggi noi ci concentriamo sugli ETF. Ad esempio i più famosi utilizzati per il piano d'accumulo MSCI World S&P 500, questi sono generici, poi vi spiego come cercarli nello specifico, e boom, il primo passo è fatto. Piuttosto che mettere tutta la cifra in un unico momento, metterne un pochino ogni mese aiuta tantissimo. In questo modo riducete notevolmente la volatilità dell'eventuale ETF. Anziché mettere tutta la somma di denaro immediatamente, invece utilizzando degli intervalli regolari di denaro, si riduce l'impatto in modo molto notevole della volatilità, quindi del rischio di perdere del denaro sul vostro investimento. Ma perché riduce la volatilità? Come funziona? Questo sistema sfrutta un principio molto potente, il DCA, Dollar Cost Averaging. In poche parole vi permette di acquistare a un prezzo medio nel tempo. In questa maniera non entrerete mai nel mercato e quindi non acquisterete mai in un periodo che magari è sbagliato, quindi il costo potrebbe essere troppo alto. Questo permette di iniziare ad investire letteralmente a chiunque, anche agli inesperti, principianti che non se ne intendono ancora molto. Sono più sicuri grazie a questo metodo. Inoltre il PAC permette di poter utilizzare somme di denaro anche piccole. Io ho nominato 100-200 euro, anziché una cifrona enorme che viene messa tutta subito, ad esempio 50.000 euro, che di sicuro non sono spiccioli, soprattutto per chi fa fatica. Quindi questo metodo è perfetto per chi non ha tanti soldi ma vuole iniziare ad investire e rimanere un po' più sicuro, anche se ovviamente di contro c'è il tempo. Otterrete buoni guadagni tra almeno 30-40 anni, diciamo. Come funziona il PAC nel lungo termine? Generalmente ha un rendimento intorno all'8%. Quindi di tutti i soldini, di tutto il denaro che andrete a mettere mese dopo mese che si accumulerà, andrete a prendere l'8%. A volte può salire anche al 10% in determinati periodi. Immaginate di mettere 100 euro da parte ogni mese. Avete circa il 7% del rendimento del vostro ETF e sono passati 30 anni circa. Con una calcolatrice e alcuni calcoli che bisogna tener conto e vi farò adesso subito vedere, diciamo che più o meno il vostro investimento potrebbe crescere e superare anche i 113.000 euro. Ok ragazzi, scrivete sulla vostra barra di ricerca Just ETF calcolo del PAC e vi ritroverete in questa pagina. Abbiamo detto, ipotizziamo che spendiamo, mettiamo via da parte 100 euro al mese, 30 anni circa, le commissioni fisse 0%, generalmente anche qua nelle commissioni per tasso di risparmio sono generalmente lo 0%, anche se può variare. Abbiamo poi il TER e il rendimento annuo. Il rendimento abbiamo detto 7%, ipotizziamo. Calcolo del fondo del TER. Io adesso lascio il 0,12%.
ma può variare. Generalmente quelli che scelgo io stanno tra lo 0,15 a volte lo 0,20%. Vi spiego poi dopo come si trova. Andiamo su calcola ed ecco qui che l'importo che noi avremo messo dentro in 30 anni sarà di 36.000 euro. E guardate quanto andiamo a guadagnare. Ragazzi, è più del doppio, ok? Ovviamente abbiamo i costi e voilà, ecco qui quello che avremo dopo 30 anni, anziché questa cifra qui. Come avete visto c'era il nome TER, che è molto importante da ricordare. Il TER sta per Total Expensive Ratio. Per farla semplice indica i costi annuali a cui dovremo far fronte per il nostro ETF. TER basso, meno costi, dunque è quello che vogliamo. 0,12 come nel caso che vi ho fatto vedere nell'esempio è buono. Lo spread invece non era comparso sul calcolo, ma ci servirà e ve lo faccio vedere a breve nel momento in cui dobbiamo cercare l'ETF giusto. Lo spread rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita del nostro ETF, quindi uno spread più basso significa che noi guadagneremo di più. Ok, abbiamo capito, questo pack è bellissimo, ma quindi che ETF scelgo? Io ve ne ho detti precedentemente due, ma sono generici. Vi faccio dunque vedere, sempre utilizzando il sito di Just ETF, quanto è facile un attimino andare a scegliere i nostri ETF. Eccoci qui, siamo nel sito di Just ETF. Come vedete abbiamo già un po' di ETF che in automatico ci vengono proposti. Innanzitutto partiamo dalla modalità di replica, che dobbiamo scegliere appunto la replica totale. A questo punto andiamo invece poi a scegliere per l'utilizzo dei profitti il piano di accumulazione. Non vi preoccupate, dopo vi spiego cosa significano tutte queste parole. Come vedete non abbiamo finito perché dobbiamo sistemare la dimensione del fondo. Fate in modo che siano in ordine decrescente. Come vedete ci sarà la replica disposta, che è quella totale che abbiamo scelto. Andiamo dunque a scegliere il nostro ETF, il primo che compare. Adesso vediamo un po' di cose. Intanto piano di accumulo, e va bene, infatti la politica di distribuzione e accumulazione. Replicazione totale, benissimo. Dimensione del fondo, il più grande è, meglio è. Partecipanti più ce ne sono, meglio è. E vediamo il nostro TER 0,07, è molto buono. E anche lo spread 0,13, comunque molto buono. Se abbassiamo un attimino vediamo anche il grafico, che ci dà un'idea effettivamente di quanto è andato a crescere nel corso del tempo. Poi possiamo scegliere noi e vedere. Ora, qui ci sono giusto un paio di cosine che bisogna specificare per fare in modo che scegliete comunque l'ETF giusto. Esistono gli ETF a distribuzione e accumulazione. Per farla breve, quelli ad accumulazione andranno sempre a reinvestire il denaro guadagnato all'interno dell'ETF finché poi voi un giorno non avrete una certa cifra che ritirerete tutta assieme quando deciderete voi. Quindi avrete sempre più denaro che si accumula con un indice che appunto vi darà sempre più guadagno. Mentre l'ETF a distribuzione vi ridà indietro un certo tot comunque di guadagno, in poche parole vi dà i dividendi, si dice. Questo è comodo se volete una rendita passiva magari anche ogni mese o ogni tot che vi viene data, però in questo modo avrete meno soldi che poi vanno nel pack e quindi alla fine di 30-40 anni riceverete meno. Insomma, dipende da voi la scelta. L'ultima cosa che è assolutamente importantissima, ve lo dovete proprio scrivere in fronte, ok? La tipologia di replica totale, quella che cercavo di scegliere prettamente io, acquista tutte le azioni dell'indice, garantendo così una replica fedele. È spesso preferita per via della sua trasparenza. Numero 2, replica a campionamento. L'ETF in questo caso non sceglie tutte le azioni dell'indice, ma solamente alcune, diciamo quelle maggiormente rappresentative dell'indice. Il fatto che replichi solo alcune azioni lo rende un pochino meno preciso, però insomma va comunque ancora bene. Infine abbiamo la replica sintetica o swap. Ecco, questa è esattamente una tipologia di replica che io non andrei mai a prendere. L'ETF utilizza degli strumenti per andare a replicare l'indice, il che può portare a un rischio per la controparte. Ve la semplifico così, insomma c'è più rischio rispetto agli altri due. Per concludere quindi nella sostanza i vantaggi e svantaggi di utilizzare un piano di accumulo con gli ETF. Partiamo dai vantaggi. Investimento praticamente
praticamente automatico se scegliete quello d'accumulazione, dunque più leggerezza, meno stress, non dovete guardare il mercato ogni 2 secondi. Più diversificato, soprattutto se vai con l'ETF MSCI World e quindi sei più tranquillo e hai meno rischio. Costi di gestione molto bassi rispetto ad altri fondi, ideale per chi vuole investire nel lungo periodo e vuole avere una pensione da ricchi alla fine della sua carriera. Gli svantaggi invece? Se scegliete ETF molto piccoli o con alta volatilità avete comunque molto rischio, quindi attenzione, vi ho spiegato apposta come sceglierli. Gli ETF hanno un costo di gestione, come abbiamo visto, il TER, prendetelo il più basso possibile. Infine, i profitti degli ETF non vanno a compensare quelle che sono le minusvalenze fiscali, almeno in Italia. Che significa questa cosa? In Italia, quando investi in strumenti finanziari, indovinate un po', il nostro amato Stato ci tassa. Che novità! Tassa sulle plusvalenze, ovvero i guadagni. Quando noi ritiriamo la cifra tra 30-40 anni, nel momento in cui la ritiriamo, noi ragazzi dobbiamo pagare delle tasse, ok? Gli ETF, essendo fondi comuni di investimento, non permettono la compensazione delle minusvalenze, quindi se hai perso del denaro con gli ETF non hai il modo di riguadagnarlo, insomma, ok? Con le azioni invece si può fare, ad esempio. Facciamo un esempio pratico, la pratica aiuta molto. Compriamo azioni a Tesla a 1000, ma poi scendono e iniziamo così a pensare che è il caso di venderle e le andiamo a vendere per 800. Benissimo, siamo in minusvalenza di 200, ok? Siamo in perdita. Compriamo ETF S&P 500 a 1000 euro, passa del tempo e sale a 1200. Benissimo, lo vendiamo, abbiamo un guadagno di 200. Quindi, dato che abbiamo guadagnato 200 in più vendendo quell'ETF, ma ne abbiamo persi 200 a causa della Tesla in azioni, posso compensare? Posso fare in modo che sono a 0 più 200 meno 200 0? No, perché il più 200 vengono da degli ETF. Se questo più 200 era da azioni di altro tipo, ad esempio non lo so, Nvidia, allora il meno 200 della Tesla lo potevo andare a compensare e quindi arrivavo a 0. Ma cosa indica questo 0 ipotetico? Il numero di tasse che avremmo pagato, quindi 0 tasse da pagare. Benissimo, ma dato che siamo in ETF non possiamo fare più 200 ETF meno 200 delle azioni di perdita in Tesla per pagare 0 tasse, ma dobbiamo pagare questo più 200, 26% più o meno, ragazzi, tranne se ci sono dentro titoli di Stato, ma generalmente il 26%, ve lo dico. Quindi, morale della favola, il nostro pack è molto comodo e utile per guadagnare nel lungo periodo con volatilità bassa, guadagno molto buono, tranquillità mentale, e però dobbiamo scendere a patti e a compromessi con noi stessi che il 26% delle tasse ce le dobbiamo pagare. Ovviamente se siete fuori Italia, se abitate fuori Italia, questo problema non si pone, o almeno dovete un attimo vedere come funziona la tassazione nel vostro paese in cui risiedete. Per concludere, vi ho detto che vi davo un aiutino dal punto di vista di come risparmiare e mettere via soldi ogni mese per investirli, giusto? Vi do il metodo del 50-30-30 di budgeting. 50% va nelle spese essenziali, fisse, affitto, bollette, eccetera, eccetera. 30% spese secondarie, che variano da persona a persona, e 20% negli investimenti e nei risparmi. Se volete che vi spieghi meglio con degli esempi visivi e simulando il budget di una persona, fatemelo sapere nei commenti e sicuramente vi preparo un video molto semplice, rapido e veloce per spiegarvelo, e vedrete che è molto facile. Anche se guadagnate poco, è possibilissimo riuscire a prendere una cifra per investire ogni mese.